Anche per questo tutorial sto usando i baci rubati della Mistrico Filati, nella versione bianco e nella versione verde. Come vedete i due accostamenti stanno molto bene insieme, i due colori, e l'uncinetto che sto usando è l'uncinetto numero 5. Il progetto che dobbiamo realizzare è un top down quadrato. Possiamo iniziare. Prima di iniziare vi faccio vedere come ho suddiviso il mio sprone. Sto lavorando su uno sprone quadrato, quindi tutti i lati sono uguali, però il davanti dobbiamo dividerlo perché vogliamo l'apertura. Facendo una taglia M e ho avviato con l'uncinetto numero 5 e il baci rubati 80 catenelle più una. Questa catenella più una ci serve per voltare. Queste 80 catenelle corrispondono a 52-53 cm. Quindi voi tenete presente la vostra circonferenza, però siccome è aperto, quindi non deve entrare dalla testa, ma se volete la circonferenza dello scollo più scollato, invece di 80 catenelle potete avviare 100 catenelle. Nel mio caso io ho fatto 80 catenelle e siccome ogni lato è uguale ho diviso 4, ho fatto 80 diviso 4 perché tutti i lati sono uguali e come risultato ho 20. Quindi ogni tratto deve essere di 20, però siccome il davanti è aperto, questo 20 lo divido per 2 e quindi un tratto anteriore di 10, l'altro tratto anche di 10. Se ammettiamo voi avviate 100 catenelle, fate 100 diviso 4, il risultato è 25, quindi ogni tratto è di 25. Qui a questo punto fate 25 diviso 2 e il risultato mettete a destra e a sinistra. Detto ciò, possiamo avviare le nostre catenelle. Quindi una volta che avete deciso di quante catenelle volete iniziare la vostra scollatura, avviate le vostre catenelle. Io aggiungo una catenella, quindi aggiungete sempre più 1. Adesso vado nella catenella a fianco e lavoro una maglia bassa e una catenella che è la mia prima maglia bassa, alta, scusate. Adesso devo lavorare questo tratto facendo 10 maglie alte. Questa è la prima, vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta e vado fino a farne 10 per lavorare il primo quarto anteriore. Lavorate le 10 maglie alte. Adesso questa è la decima maglia alta, faccio 2 catenelle di separazione, vado nella catenella a fianco e a questo punto devo lavorare un totale di 20 maglie alte che fanno parte della spalla. Quindi questa è la seconda, una terza maglia alta, una quarta maglia alta e vado avanti fino a lavorarne 20. Lavorate le 20 maglie alte, questa è la 20esima, faccio 2 catenelle che poi in ogni giro qui lavoreremo l'aumento, vado nella catenella a fianco e lavoro le 20 maglie che fanno parte della spalla, del dietro, quindi devo lavorare 20 maglie alte. Adesso devo lavorare altre 20 maglie alte che riguardano l'altra spalla. Quindi ho fatto la 20esima del dietro, sempre 2 catenelle 1 e 2, vado nella catenella a fianco e lavoro le 20 maglie alte. Questa è la prima, una seconda maglia alta, una terza maglia alta e vado avanti fino a lavorarne 20. Lavorata anche l'altra spalla, adesso devo lavorare l'altro quarto anteriore, quindi 2 catenelle, vado nella catenella a fianco e lavoro 10 maglie alte. Questa è la prima, una seconda maglia alta e ci vediamo al termine del giro. Ecco qui come si presenta il campione del mio scollo.
Adesso devo lavorare maglie alte su ogni maglia alta sottostante e dove abbiamo le catenelle all'interno facciamo un aumento che comprende 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi ogni tratto cresce di 2 maglie, un tratto 2 maglie, questo tratto di 2 maglie, quindi un totale di 4 maglie. Quindi mi alzo sempre con una catenella, rientro nella stessa maglia di base, lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco, una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta, vado a fianco, lavoro un'altra maglia alta, una maglia alta e all'interno lavoro 2 maglie alte, 1 e 2 all'interno delle 2 catenelle e sempre all'interno 2 maglie alte, 1 e 2. Vado su ogni maglia alta sottostante e lavoro le maglie così come si presentano. Arrivata di nuovo dove ho le 2 catenelle, all'interno lavoro di nuovo 2 maglie alte che fanno parte del nostro aumento, 2 catenelle e all'interno altre 2 maglie alte. Quindi diciamo che il lavoro cresce molto velocemente facendo aumentare ogni tratto di 2 maglie e vado avanti in questo modo fino a terminare il nostro giro. Quindi dove ci troviamo le 2 catenelle di separazione, all'interno facciamo l'aumento che consiste in 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ci vediamo al termine del giro. Ho terminato il giro e lavoro l'ultima maglia alta sulla maglia alta sottostante. Ho finito anche questo giro. Adesso vi faccio vedere le misure reali, come ho lavorato io. Dobbiamo lavorare un totale di 1, 2, 3 e 4 giri con il bianco e poi ho lavorato 2 giri con il verde, però sono 2 giri di maglie basse e ho ripreso la lavorazione. Quindi questo è il mio sprone. Per quanto riguarda la suddivisione, come vi ho detto prima, sono 10 maglie sul davanti, la spalla sono 20, il dietro 20 e l'altra spalla sempre 20. Quindi una volta che voi arrivate a 4 giri, cambiate il colore. Se volete fare più giri, fateli normalmente. Quindi una volta che siete arrivati dove avete il quarto anteriore, cambio il filo, non taglio il filo perché sto facendo un campione, quindi cambio il filo, faccio in questo modo. La maglia alta, chiudo così, poi prendo l'altro filo e adesso chiudo tutto insieme e tiro il filo bianco e anche quello verde. Adesso devo lavorare 2 giri di maglie basse, quindi faccio una catenella, entro direttamente nella maglia sottostante e lavoro una maglia bassa, vado a fianco e lavoro un'altra maglia bassa, a fianco una maglia bassa e continuo così fino ad arrivare dove abbiamo le catenelle per fare l'aumento. A questo punto lavoro l'aumento come abbiamo lavorato fino adesso, quindi entro dove ho le 2 catenelle, lavoro una maglia bassa, rientro una seconda maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2 e altre 2 maglie basse all'interno, quindi il nostro aumento non è cambiato. E adesso su ogni maglia alta sottostante lavoriamo una maglia bassa. Dove abbiamo l'aumento invece all'interno lavoriamo 2 maglie basse. Comunque andate avanti e ve lo faccio rivedere. Arrivata dove ho l'aumento, quindi ho lavorato la maglia bassa sulla maglia alta, qui ho le catenelle, entro all'interno e lavoro
una maglia bassa e una seconda maglia bassa, 2 catenelle e rientro e lavoro 2 maglie basse, 1 e 2. Proseguite questo giro e vi faccio vedere il giro di ritorno. Dobbiamo lavorare sempre un altro giro di maglie basse. Ho terminato il primo giro di maglie basse, adesso devo fare un altro giro. Sto lavorando maglie basse per dare un effetto particolare al mio giacchino. Entro nella prima maglia bassa, direttamente lavoro una maglia bassa, vado a fianco e lavoro un'altra maglia bassa, a fianco una maglia bassa e lavoro questo fino ad arrivare dove ho le catenelle di separazione dove dobbiamo lavorare il nostro aumento. Quindi qui ho l'ultima maglia bassa e lavoro una maglia bassa. All'interno delle 2 catenelle lavoro 2 maglie basse, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie basse, 1 e 2 e proseguo questo per tutto il giro. Dal giro successivo cambio di nuovo il filo e lavoro con il filo bianco e lavoro maglie alte. Quindi proseguite e vi faccio vedere come lavorare di nuovo le maglie alte e poi dobbiamo proseguire la lavorazione fino ad arrivare alle nostre larghezze. Arrivata dove ho il quarto anteriore lavoro l'ultima maglia bassa e adesso cambio il filo e lavoro le maglie alte così come si presentano, quindi giro il lavoro, giro il filo, quindi tirate bene, faccio una catenella, tiro quello bianco, quello verde, rientro nella maglia bassa sottostante e lavoro una maglia alta. Quindi proseguite la lavorazione e poi vedete quante volte volete cambiare il filo e la sequenza del vostro colore. Andate avanti, lavorate dove avete qui l'aumento 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e proseguite questo per la vostra lunghezza. Io vi dico quanto misura il mio sprone. Ecco come si presenta il mio sprone. Sono andata avanti con la lavorazione fino ad arrivare alle mie larghezze. Per quanto riguarda i giri sono un totale di 9 giri e come vedete sono pochi giri perché facendo 2 aumenti per ogni lato cresce più velocemente. Una volta che ho fatto questo, per quanto riguarda la manica, nel mio caso sono 18 cm, quindi una manica più abbondante perché io ho di solito 17 cm e 37 cm sul davanti e sul dietro. Calcolate che questo filato è bello elastico, quindi voi andate avanti con i vostri giri fino ad arrivare alle vostre circonferenze. Se casomai, per quanto riguarda lo scalfo, siete arrivati ma vi servono ancora centimetri, potete aggiungere le catenelle sotto dove abbiamo gli aumenti. Però siccome non abbiamo multipli, quindi potete aggiungere un numero di catenelle che a voi vanno bene. Una volta che io ho raggiunto le mie larghezze, adesso devo unire il davanti con il dietro. Quindi mi alzo sempre con una catenella, lavoro una maglia bassa e una maglia alta, vado dove ho le maglie alte sottostanti e lavoro una maglia alta fino ad arrivare dove abbiamo l'aumento. A questo punto non dobbiamo più aumentare, ma dobbiamo unire il davanti con il dietro. Quindi proseguite la lavorazione, vi faccio vedere come unire. Sono arrivata dove ho le maglie alte e poi le catenelle di separazione, quindi a questo punto non lavoro l'aumento, ma lavoro solo 2 maglie alte all'interno, prendo il filo, non lavoro le catenelle di separazione, ma piego la manica in questo modo e lavoro a questo punto altre 2 maglie alte all'interno delle 2 catenelle. Quindi questa è la prima e questa è la seconda maglia alta. Facendo in questo modo ho recuperato qualche centimetro in più.
Quindi adesso maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Proseguite, ci vediamo dall'altra parte della manica per farvi vedere come unire di nuovo la manica. Sono arrivata anche a questo punto dove abbiamo l'aumento e all'interno lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, non faccio catenelle ma piego la manica in questo modo, giro così e all'interno lavoro altre 2 maglie alte, quindi questa è la prima, prendo il filo e lavoro del filo e lavoro una maglia alta e un'altra maglia alta. Andate avanti e poi vi faccio vedere come cambiare di nuovo il filo e lavorare sulle maglie alte. E una volta che avete fatto l'unione, poi andate avanti per la vostra lunghezza. Io poi vi dico quanto è lunga il mio giacchettino e quante volte ho cambiato il filo. Quindi ci vediamo al cambio del filo. Ho terminato il filo, adesso cambio il colore. Quindi con il verde entro, tiro bene, faccio una catenella, rientro nella stessa maglia di base e lavoro una maglia bassa. Adesso lavoro maglie basse fino ad arrivare dove ho unito il davanti con il dietro. Con il verde lavoro sempre 2 giri, però se voi volete allungare la parte con il verde con le maglie basse potete lavorare anche 3 giri. Quindi andate avanti e ci vediamo sulle maglie alte d'unione del sottomanica. Una volta che sono arrivata dove ho unito il davanti con il dietro, lavoro sempre maglie basse su maglie alte sottostanti. E qui a questo punto lavoro una maglia bassa e anche qui una maglia bassa. Quindi vado avanti in questo modo, questo giro e anche l'altro giro. Poi cambio il filo e ricomincio di nuovo con il bianco. Quindi adesso a questo punto proseguite per la vostra lunghezza. Se casomai volete la parte dei fianchi più larga, potete fare qualche aumento di maglie alte o se volete anche la fascia di maglie basse. Quindi andate avanti e ci vediamo quando arriviamo alle nostre lunghezze. Sono andata avanti con la lavorazione e ho raggiunto un totale, misurando dal sottomanica fino alla lunghezza totale, un totale di 37 centimetri. Dalla spallina fino a tutta la lunghezza sono un totale di 53 centimetri. Quindi ho proseguito la lavorazione sempre facendo questo intervallo di colore. Per quanto riguarda il colore che io ho cambiato ogni volta, i giri, ho fatto 6 giri e poi 2 giri di maglie basse, 2 giri di maglie alte, 2 giri di maglie basse, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giri di maglie alte, 2 giri di maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 giri di nuovo di maglie alte e ho chiuso con un giro di maglie basse. Non ho fatto 2 giri ma un giro. Quindi io ho usato questo intervallo di colore, questa sequenza. Invece voi se volete cambiare il colore e fare altri giri di maglie alte e maglie basse potete farlo tranquillamente. Una volta che ho fatto questo, qui ho fatto l'ultimo giro di maglie basse, ho ripreso la lavorazione intorno al bordo, al quarto anteriore, lavorando in ogni maglia alta 2 maglie basse e ho proseguito per la lunghezza, poi ve lo faccio vedere dall'altra parte. Arrivata a questo punto, se volete chiudere, chiudete, oppure
continuate la lavorazione di maglie basse per tutto il collo e poi scendere dall'altra parte. Quindi vi faccio vedere come ho lavorato. Quindi qui lavoro una maglia bassa, affianco una maglia bassa, affianco una maglia bassa, qui all'interno sempre una maglia bassa e qui ci troviamo l'angolo dello scollo. A questo punto lavoro all'interno dell'angolo una maglia bassa, una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa, questo per far venire l'angolo. Nascondo pure le codine. Adesso giro in questo modo e siccome abbiamo già le catenelle dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni catenella sottostante, quindi il lavoro già ce l'abbiamo fatto. Vado a fianco e lavoro una maglia bassa, affianco una maglia bassa e ci vediamo dall'altra parte del quarto anteriore. Qui dove abbiamo il fatto degli aumenti lavoriamo una maglia bassa qui e una maglia bassa qui, quindi andate avanti, anzi ve lo faccio vedere. Qui lavoro una maglia bassa, a questo punto la maglia alta lavoro una maglia bassa, qui dove abbiamo fatto sempre gli aumenti vado nella catenella a fianco e lavoro una maglia bassa. Proseguite tutto questo e ci vediamo dall'altra parte. Ho lavorato per tutto il collo e adesso devo scendere dall'altra parte del quarto anteriore. Qui mi ritrovo l'angolo, quindi ho fatto una maglia bassa, una catenella e rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Adesso in ogni maglia alta sottostante lavoro 2 maglie basse fino a terminare tutta la lunghezza del quarto anteriore. Vado a fianco, ecco qui, maglia bassa, vado a fianco, una maglia bassa. Mentre lavorate poi vi rendete conto voi se il lavoro è molto morbido, quindi saltate qualche maglia, o se tira troppo lavorate qualche maglia in più. Ci vediamo al termine del giro per iniziare la manica. Per quanto riguarda lo scollo e il quarto anteriore, ecco come si presenta. Volendo potete fare più giri nei quarti anteriori e lasciare lo scollo in questo modo. Quindi una volta che scendete dall'altra parte potete lavorare solo avanti e indietro il giro del quarto anteriore, sia da una parte che dall'altra. A me piace solo un giro. Per quanto riguarda la manica sono un totale di 30 centimetri. E io ho iniziato riprendendo con le maglie basse e il verde smeraldo facendo 2 giri e poi ho lavorato i restanti giri con maglie alte, non ho fatto aumenti, però come vedete la manica è bella larga, centimetri, e poi ho terminato con 2 giri di maglie basse. Io ho fatto una manica a 3/4, però se voi volete andare avanti con la lavorazione la potete fare più lunga. Adesso iniziamo dall'altra parte, vi faccio vedere come ho iniziato. Nel mio caso non ho fatto aumenti di maglie basse o diminuzioni, perché per quanto riguarda lo scalfo, ripeto, sono 40 centimetri e a me sta bene questa larghezza. Se invece voi avete uno scalfo più abbondante, potete, mentre fate le maglie basse, diminuire sotto lo scalfo, quindi potete fare qualche maglia bassa in meno sotto lo scalfo. Io invece lavoro in ogni maglia alta sottostante una maglia bassa, quindi vado avanti in questo modo, lavoro questo giro e l'altro giro, poi iniziamo la lavorazione con le maglie alte, quindi su ogni maglia bassa sottostante lavoriamo una maglia alta. Andate avanti e vi faccio vedere come iniziare l'altro giro.
Ho terminato questo giro e adesso lavoro il secondo giro di maglie basse, quindi mi alzo con una catenella, ho chiuso con una maglia bassissima, mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro le mie 52 maglie basse. Dal giro successivo e i restanti giri li lavoro con maglie alte, sempre con il bianco, centimetri, quindi la lavorazione non cambia. Al termine terminiamo i giri con 2 giri di maglie basse, o se volete continuare con le maglie basse potete farlo tranquillamente. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale e condividete i miei video. Ho un gruppo Facebook che si chiama Le Creazioni di Carola e le Amiche di Uncinetto, dove potete postare i vostri lavori. Ci vediamo a presto con altri video tutorial. Grazie per la visione e ciao!